Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, farò il video sempre sul Natale e voglio farvi vedere questi fuori porta. Sono degli alberelli fatti per i fuori porta. Allora, questa è una versione, diciamo, più classica, che ormai se ne trovano anche in tutti i modelli, fatta con la lavorazione Granny, quindi molto semplice questo qua. Comunque farò anche un video su questa versione, perché chi non la sa fare o chi non ha comunque capito magari come attaccarle, come fare, vi faccio il video per spiegarvi anche questo. Oggi però invece voglio fare il video su quest'altro tipo di alberello. Sono praticamente dei cuori rovesciati, ok? Quindi fatto dal più grande al più piccolo, l'ho fatto di 3 grandezze, però volendo si può fare anche più lungo, più grande, quindi metterlo o un altro più piccolino sopra o allargare da sotto, farlo sempre più grande, e così anche questo. Ok, io ad esempio adesso qua ho utilizzato 4 di mattonelle, però chi vuole le può usare anche 6, se lo vuole più lungo uno lo può usare anche 6 mattonelle, può usare quante mattonelle uno desidera. E così anche per questo con i cuori, molto semplice anche questa qua, quindi non c'è niente di difficile. Io questo qua adesso ho fatto questa versione con il verde, che appunto ricorda molto l'albero, proprio il pino di Natale, con tutto il bordino in bianco, come se ci fosse la neve. Poi ho attaccato i fiocchetti, il cappietto non l'ho fatto all'uncinetto, ma l'ho fatto con il nastrino stesso con cui ho fatto i fiocchi, e qua pure la stessa cosa. Comunque si può fare, se volete, anche con il filato, facendo le semplicissime catenelle e poi magari ripassandolo con delle maglie basse all'interno. E poi ho messo appunto tutte ste perline, che sono perline che trovate comunque nei negozi di merceria o comunque anche al mercato, dove vendono già la lana, il cotone, ok? Dovrebbero avere proprio delle scatoline con ste perline, un po' tutte colorate, ce l'hanno. Io ad esempio le avevo finite, ce l'avevo ma le avevo finite, e ho utilizzato i fili, non so se avete presente, i fili, quelli là che si mettono proprio per l'albero di Natale, che anche questi li si trovano addirittura ai supermercati, ok? Quindi il filo così, io poi me le sono andata a tagliare tutti, pallina per pallina, e poi l'ho incollato. Quindi molto cioè vedete voi quello che riuscite a trovare, se in merceria, al mercato, al supermercato, così anche come i nastrini. Nastrini si trovano appunto un po' dappertutto, anche quelli adesso, ok? Quindi io l'ho fatto in lana perché secondo me rende molto di più questo alberello, questo fuori porta. Comunque si può fare anche in cotone. Ok, verrà il cotone magari un pochino più piccolo, quindi magari cercate di utilizzare un cotone un po' più spesso e anche un uncinetto più grande. Ok, io allora oggi quello che andremo a fare a video lo vado a fare di bianco, ok, con la lana bianca. Sto utilizzando un prodotto sempre delle 3 sfere, come potete vedere. Si chiama la lana colora, è un 100% acrilico, però è morbidissima e va utilizzata con l'uncinetti, anzi i ferri qua dice 3,5 4. E io per fare questo alberello qua infatti ho utilizzato l'uncinetto 4 ed è venuto questa bella grandezza ed è molto morbido. Ok,
Poi come altro colore, oltre al bianco, andrò a fare il contorno con il blu mischiato con il lurex argento, ok? E andrò a lavorare insieme per fare il giro di tutto il contorno. Questo qua blu non è della Colora, erano degli avanzi che mi erano rimasti e quindi mi piaceva come blu e allora ho detto boh, me lo utilizzo. Quindi non saprei proprio dirvi di che marca è, pure perché non c'è più l'etichetta, perché quando è poi le prendo a volte le butto e quindi non mi ricordo neanche più di che marca era, cos'era. Comunque anche questo è un acrilico, quindi se volete utilizzarlo anche voi un acrilico va più che bene, ok. Poi avremo bisogno appunto l'uncinetto da 4, le nostre forbici, il nostro ago da lana, poi le perline come vi avevo detto prima e le andrò a mettere appunto di queste qua color argento. Andiamo a metterle sul bianco. Poi il nastrino che andrò a fare i fiocchetti è praticamente questo ed è un colore sempre sul blu e sull'argento. Anche questo qua, sto nastrino è combinazione pure nuovo, non l'ho mai utilizzato e sono anni che ce l'ho, quindi anche questo non so proprio da dove l'avevo preso, cioè comunque si trovano in giro, quindi vedete, come potete vedere ce n'è di tutti i tipi, ci sono così argento così fatti un po' doppio colore, avevo trovato anche questo rosso con questi tratteggi bianchi, ne trovate comunque molti in circolazione, quindi sta a voi solo scegliere quello che vi piace di più. E io ho detto, siccome lo vado a fare sul blu e il bianco, comunque ci metto anche dell'argento, ho detto questo qua per fare i fiocchi va benissimo. Vi farò vedere anche oggi come si farà il fiocchetto, ok? Quindi non vi preoccupate, vi farò vedere tutto. E poi avremo bisogno della nostra colla a caldo, perché andremo ad attaccare tutto con la colla a caldo. Ok, io ho fatto molto prima. Se volete potete anche cucirle sia le perline, se volete metterci le perline, e anche il fiocchetto, ok? Potete cucire tutto se volete. Io come al solito per fare prima, per essere un pochino più comoda, vado ad incollarlo. Io adesso ho fatto questa versione così con perline e fiocchetti, però poi ci possono essere tante versioni, perché comunque ci possono essere delle applicazioni, non so, tipo a stellina, a cuoricino, fatto solo tutto di fiocchi, cosa che una signora me l'ha chiesto e adesso poi lo dovrò preparare. Fatto uno così, solo con tanti fiocchetti. Quindi sta anche un po' poi a voi a vedere come più vi piace. Ok, io adesso oggi lo andrò a fare un altro con appunto le perline e il fiocco. Se poi lo volete vedere anche fatto solo con tutti i fiocchetti, scrivetemelo pure sotto nella chat, che comunque ve lo faccio vedere. Ok, quindi questo appunto è tutto il materiale che ci serve. Vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video e mettete anche un pollice in su. Cominciamo! Allora, iniziamo subito con il filato bianco. Io poi adesso oggi vi faccio vedere praticamente tutte e tre le misure, cioè che poi la lavorazione è sempre la stessa, basta solo fermarsi qualche giro prima per iniziare a fare le tre misure, ok? Quindi adesso oggi io andrò a fare la misura, quella più grande, ok? Così vi faccio vedere tutti i vari giri. Poi man mano che arriviamo a quelle più piccoline vi dico questa è la prima parte, questa è la seconda parte, ok? E la terza parte invece la finiamo tutta insieme, ok? Quindi per iniziare praticamente subito questi cuori, allora cappietto iniziale,
e facciamo 24 catenelle. Ok, fatte le nostre 24 catenelle, adesso andiamo nella quarta dall'uncinetto, quindi 1 2 3 4, in questo caso qua, e andiamo a fare qua dentro 2 maglie alte, tutte e due nella stessa maglia, una e 2. Poi adesso andiamo a lavorare 5 maglie alte, quindi questa è la prima, 1 2 3 4 e 5. Ok, allora fatte le 5 maglie alte andiamo a fare una mezza maglia alta e nella prossima maglia andiamo a fare una maglia bassa, poi facciamo una maglia bassissima nella prossima catenella. Ok, adesso contiamo 1 2 3 nella quarta, ok, quindi qua andiamo a fare un'altra maglia bassissima e così ci siamo fatte già praticamente la punta del cuore. E adesso andiamo a lavorare a specchio, quindi faremo qua subito nella prossima una maglia bassa, una mezza maglia alta, 5 maglie alte. Ok, adesso nell'ultima catenella che c'è rimasta andiamo a lavorare tutte qua dentro 6 maglie alte, tutte qua dentro. Ok, fatte le nostre 6 maglie alte tutte insieme, andiamo a lavorare 9 maglie alte, portiamoci dietro anche già la codina del filo d'inizio del lavoro. Ok, andiamo a prendere praticamente la catenella che era rimasta. Ok, una parte l'abbiamo lavorata prima, adesso la seconda parte, e andiamo a lavorare 9 maglie alte. Ok, fatte le 9 maglie alte, adesso qua dove c'era praticamente la punta, qui andiamo, c'è la punta del cuore che si è formata, qui andiamo a lavorare 3 maglie alte tutte insieme. Quindi dopo le 3 maglie alte tutte insieme andiamo a lavorare altre 9 maglie alte, quindi di nuovo a specchio anche qui, Ok, fatte le nostre 9 maglie alte, adesso nell'ultima dove avevamo proprio iniziato, che avevamo fatto le catenelle, no scusate, non le catenelle, dove avevamo già lavorato le 2 maglie alte prima, qui andiamo a riprendere e a fare altre 3 maglie alte. 2 e 3 e andiamo a chiudere nella terza. Ok, catenella. Ok, vedete? E già la forma incomincia a esserci. Adesso per il secondo giro ci alziamo sempre di 3 catenelle, che è come se fosse la maglia alta. Nella stessa maglia qui dove abbiamo iniziato delle 3 catenelle facciamo un'altra maglia alta, quindi abbiamo fatto un aumento, e adesso andiamo nella prossima e facciamo di nuovo un aumento, quindi 2 maglie alte lavorate insieme nella stessa maglia sottostante, e nella prossima ancora un altro aumento.
ok? Quindi abbiamo fatto 3 aumenti, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a lavorare 3 maglie alte normalissime, quindi 1, 2 e 3. Poi facciamo la nostra mezza maglia alta, la nostra maglia bassa, ok, una maglia bassissima. Quindi le maglie bassissime da adesso in poi nei prossimi giri verranno fatte sempre nella mezza maglia alta che c'era sottostante, ok? Come potete vedere, qui c'è la maglia bassa, qua c'è la mezza maglia alta e poi qua iniziavamo con la maglia alta. Quindi nella mezza maglia alta noi andiamo a fare la maglia bassissima, e così anche da questa parte. Da questa parte, come potete vedere, questa è la maglia bassa, questa è la maglia e la mezza maglia alta, e poi qua iniziamo con le maglie alte. Quindi le maglie bassissime verranno fatte nelle mezze maglie alte sottostanti, ok? Quindi noi adesso abbiamo fatto la mezza maglia alta, la maglia bassa, quindi qua andremo a fare la maglia bassissima nella appunto mezza maglia alta dall'altra parte. Di nuovo entriamo e facciamo una maglia bassissima di nuovo, ok? Quindi poi andiamo a lavorare con una maglia bassa, mezza maglia alta, ok, perché comunque stiamo lavorando appunto a specchio. Poi andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E adesso qua, per fare praticamente il giro del cuore, ok, della parte qua del cuore, andiamo a lavorare 6 aumenti. Quindi facciamo 6 aumenti, quindi questo è il primo, il secondo e 6, ok? Abbiamo fatto 6 aumenti. Adesso nelle maglie successive andremo a lavorare 10 maglie alte, ok? Arrivate qua nella punta, in questa maglia alta andiamo a lavorare tutte qua 5 maglie alte, tutte insieme, 2, 3, 4 e 5, ok, tutte insieme. Adesso andiamo a lavorare di nuovo altre 10 maglie alte, ok. Finite le 10 maglie alte, adesso per finire il giro andiamo a fare 3 aumenti, 1, 2 e 3. Andiamo a chiudere nella terza catenella. Ok, adesso per il terzo giro andiamo a fare di nuovo le 3 catenelle. Nella prossima maglia successiva andiamo a fare un aumento, ok? Quindi adesso una maglia alta e un aumento lo ripetiamo per altre 2 volte, ok? Quindi facciamo una maglia alta e l'aumento, e di nuovo una maglia alta e l'aumento, ok? Quindi in totale l'abbiamo fatto per 3 volte, 1, 2, 3, ok. Adesso andiamo a fare una maglia alta normalissima, poi mezza maglia alta, maglia bassa,
quindi maglia bassissima, andiamo sull'altra mezza maglia alta dall'altro lato e facciamo la maglia bassissima. Quindi continuiamo con una maglia bassa, una mezza maglia alta, ok? Adesso una maglia alta e un aumento, qua lo dobbiamo ripetere per 7 volte, ok? Quindi una maglia alta e un aumento per 7 volte. Adesso continuiamo lavorando 11 maglie alte. Ok, arrivate qui alla punta, facciamo 3 maglie alte tutte insieme, tutte nella stessa maglia sottostante. 1, 2 e 3. Quindi di nuovo andremo a lavorare 11 maglie alte. Ok, fatte le nostre 11 maglie alte, adesso andiamo a fare subito un aumento. Ok, e adesso la sequenza di una maglia alta e un aumento lo dobbiamo ripetere fino alla fine, quindi 3 volte. Quindi una maglia alta e un aumento, ed è la prima volta, maglia alta, aumento, ed è la seconda volta, maglia alta e aumento, ed è la terza volta. Ok, come sempre chiudiamo nella terza catenella. Adesso arrivate qua, praticamente questa è la misura del cuore più piccolo, ok? Quindi questi 3 giri che abbiamo fatto è la misura del cuore più piccolo. Come potete vedere, io mi sono portata avanti appunto con il lavoro, vedete, ho fatto i 3 giri ed è la versione, cioè la parte più piccola. Adesso quindi noi con questa parte andiamo avanti, chi deve fare già la prima parte quindi è questa, ok? E dopo i 3 giri si ferma. Adesso noi andremo a fare appunto ancora un giro, quindi 3 catenelle iniziali, una maglia alta nella maglia successiva e poi andiamo a fare un aumento. Quindi la sequenza è 2 maglie alte e un aumento e lo ripetiamo ancora per un'altra volta. Ok, 2 maglie alte e un aumento. Adesso andiamo a fare 2 maglie alte normalissime, quindi una, e nella prossima andiamo a fare la seconda. Andremo a fare la nostra mezza maglia alta, la maglia bassa e la maglia bassissima. Quindi passiamo sull'altro lato, andiamo sulla mezza maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima, nella successiva una maglia bassa, una mezza maglia alta nella successiva. E adesso andiamo a fare 2 maglie alte e un aumento per 6 volte, ok? Quindi ci facciamo tutto il giro qua, quindi 2 maglie alte, quindi 1, 2 e l'aumento, lo ripetiamo per 6 volte. Allora ho finito la mia sequenza di 2 maglie alte e un aumento, adesso andiamo a lavorare 13 maglie alte. Ok, fatto le 13 maglie alte, adesso qua sulla punta andiamo a fare 5 maglie alte tutte insieme,
tutte nella stessa maglia sottostante. Ok, e adesso andiamo a lavorare di nuovo altre 13 maglie alte. Allora, finite le 13 maglie alte, andiamo a fare un aumento, ok, e adesso per arrivare alla fine faremo sempre 2 maglie alte e un aumento e lo ripetiamo 3 volte. Ok, chiudiamo sempre con una maglia bassissima e questa qua appunto con un giro in più è praticamente l'altra misura, quindi è la misura quella di mezzo, ok? Quindi questo è poi come verrà, vi sto già facendo vedere. Quindi appunto fatta 3 giri viene la misura più piccola, con 4 giri 1 2 3 4, vedete, viene la misura quella media e adesso andremo a fare la misura più grande, quindi basterà ancora fare un giro in più, ok? Quindi per l'ultimo giro andiamo a fare sempre le 3 catenelle, poi andiamo a fare 2 maglie alte e un aumento per 2 volte, quindi qua andiamo a fare 2 maglie alte e un aumento, ok, e di nuovo ripetiamo 2 maglie alte, 1 2 e l'aumento, poi andiamo a fare una sola maglia alta e poi la nostra mezza maglia alta, maglia bassa, maglia bassissima, ok, andiamo qua nella mezza maglia alta dall'altra parte, facciamo una maglia bassissima, una maglia bassa e una mezza maglia alta, poi andiamo a fare una maglia alta e facciamo un aumento, poi facciamo 2 maglie alte, 1 e 2, ok, e andiamo a fare un altro aumento e adesso facciamo 3 maglie alte e un aumento e lo ripetiamo per 4 volte, ok? Qua dovevamo solo un attimino arrivare a fare lo specchio praticamente di quello che avevamo fatto da questo lato. Adesso la sequenza delle 3 maglie alte e un aumento lo ripetiamo per 4 volte. Allora, finita la mia sequenza di 3 maglie alte e un aumento, adesso andremo a lavorare 16 maglie alte. Ok, continuiamo qui nella punta facendo 3 maglie alte tutte insieme e 3 e di nuovo 16 maglie alte. Allora continuiamo con un aumento, ok, e adesso per arrivare fino alla fine facciamo sempre la sequenza di 3 maglie alte e un aumento per 3 volte. Allora, e abbiamo finito anche la nostra terza parte, quindi la parte più grande, ok? Come avete potuto vedere da prima, appunto, come vi dicevo all'inizio, ho fatto il contorno con il blu
e il filo argentato Lurex insieme, ok, l'ho lavorati insieme. E siccome nell'altra avevo fatto il contorno fatto a maglia bassa, sai, una semplicissima maglia bassa, questo qua invece l'ho fatto a punto gambero, quindi anche lì sta un po' a voi se vi piace poi di più questo effetto fatto a punto gambero oppure l'effetto come avevo fatto qui, semplicemente a maglia bassa, ok? Quindi questo lo mettiamo via. Quindi prendo il mio filato blu e argento, ok, inizio sempre da qua, così mentre lavoro mi nascondo anche la codina, ok, quindi entro proprio qui dove c'è la chiusura, ok, quindi le codine ce le dobbiamo spostare qua tutte sulla destra, perché lavorando col punto gambero praticamente ci dobbiamo spostare sulla destra. Se in caso non riuscite, lo trovate troppo difficile farlo così, fermatevi prima il filo di chiusura di quello che avevamo finito e le altre invece, le codine di inizio lavoro dell'altro filo, lasciatelo pure lì e poi dopo si vanno a nascondere tutta la fine. Ok, quindi iniziamo col punto gambero, facciamo catenella e andiamo nella maglia successiva, quindi vedete prendiamo tutte le codine da dietro, ok, tiriamo su, agganciamo e facciamo uscire di nuovo nell'altra maglia. Lavorate molto morbido perché siccome non faremo aumenti e niente, cioè dobbiamo fare una maglia per ogni maglia sottostante, lavorate morbido, sennò poi ci tira tutto il lavoro, ok? Quindi il lavoro di rifinitura del bordino va fatto molto morbido, ok? E quindi facciamo, come potete vedere, il nostro punto gambero. Entriamo dentro la maglia, agganciamo il filo, ok, e chiudiamo di nuovo e facciamo così praticamente tutto il contorno, ok? Allora continuiamo tutto, quando arriviamo poi qua vi faccio vedere appunto come fare questa parte, quindi ci ritroviamo dopo. Allora, sono arrivata praticamente qui all'incavo del cuore, ok, come potete vedere l'ho fatto tutto qui molto semplicemente. Dove ci sono la mezza maglia alta e la maglia bassa andiamo a lavorarle tutte e due, non andremo a lavorare praticamente solo questa che è la chiusura della maglia bassissima, ok, quindi ritorneremo a lavorare di nuovo sulla maglia bassa successiva, ok, quindi ok, poi faremo l'altra sulla maglia bassa e poi saltiamo quindi questa chiusura, andiamo nella prossima qui che è la maglia bassa dell'altra parte, ok, e continuiamo di nuovo tutto il giro fino alla fine. Allora, come ho detto, adesso andremo a fare i fiocchetti, vi farò vedere come fare il fiocco. Allora, io adesso questo qua è bello largo come nastro, voi se riuscite a trovare qualcosa di più piccolo prendetelo anche un pochino più piccolo, perché ho visto che fare il fiocco con questo largo, cioè il tipo di fiocco che adesso vi faccio vedere io, è abbastanza impegnativo, ok, però si fa. Quindi se voi riuscite a trovare un qualcosa magari di più piccolino, di più stretto, prendetelo pure che vi viene più semplice farlo,
Ok, allora io lo tengo praticamente attaccato, lo taglio poi dopo, così vedo, perché effettivamente la misura che serve non l'ho mai misurata. Ok, quindi per iniziare a fare il fiocco bisogna lavorare su queste due dita. Ok, quindi teniamo il nastrino, questa sarebbe già una codina, quindi vediamo quanta ne vogliamo lasciare. Se questa misura ci può bastare, la facciamo così. Se la vogliamo più lunga, basta tirarla in giù. Se invece la vogliamo più corta, ce la accorciamo, la tiriamo in su. Ok, io direi che già una misura così già può bastare. Quindi lavorando su queste due dita abbiamo il nastro qua, ok, ce lo facciamo passare qua intorno all'indice, passiamo anche intorno al medio, sotto al medio, poi prendiamo il nastro e lo facciamo passare dietro all'indice, ok, e poi lo ripassiamo in mezzo alle dita e lo facciamo ripassare qua sotto il medio. Ok, rifaccio, tengo le due dita belle larghe e se vi viene più comodo lo potete fermare anche con l'anulare, il nastrino, ok, il pollice che vi rimane sull'anulare, vedete voi come siete un pochino più comodi. Io sono più comoda sul medio, poi fate voi. Quindi facciamo passare intorno all'indice e al medio, passiamo in mezzo alle due dita e dietro l'indice, di nuovo in mezzo alle due dita e qua sotto al medio. Ok, e questo è il passaggio. Adesso questa parte qua del nastro la dobbiamo andare a mettere praticamente qua dentro in questo buchino, quindi la facciamo passare qua, come vedete ci esce dall'altra parte, e io qua adesso poi la taglio già, quindi tagliatevela un pochino più lungo, così almeno avete il modo di lavorare bene. Quindi facciamo, vedete, uscire qua tutta questa parte, ok, e lo facciamo passare sopra. Adesso lo dobbiamo andare a infilare praticamente nella parte qua, nell'ultima parte dove abbiamo fatto il giro, che sarebbe lo stesso. Ok, quindi da qui lo facciamo passare qua sotto, come vedete. Ok, faccio passare da sotto, eccolo qua, e l'ho ripreso, e poi faccio sto movimento per stringere il nodino. Ok, quindi si può anche sfilare dalle dita. Ok, qua si allarga un pochino, vedete, ed ecco qua, e il fiocchetto è fatto. Qua poi possiamo tagliarlo un po' come vogliamo, o possiamo fare la, vedete, la riga così distorto, ok, oppure adesso poi lo volevo fare distorto. Se volete fare le due codine basta che piegate questo pezzo di nastrino, lo piegate e lo tagliate così verso la punta, verso il su, e vi viene quest'altra rifinitura del nastrino.
quindi dipende un po' da quello che voi volete. A me, cioè per questo alberello, come lo voglio fare io, mi piace più fatto così e quindi lo faccio così. Ok? Ed eccolo qua il fiocchetto. Non è molto difficile, quindi è solo un po' prendere la mano. Vi dico, con questo nastro che è un po' più largo ci si fa un pochino di più di fatica. Con il nastrino un po' più sottile si fa anche prima, cioè è più veloce, però comunque piano piano si fa. Quindi di questi fiocchi adesso dipende voi quante ne volete mettere, quindi in base a quante ne volete mettere preparateveli. Io ad esempio in questo che avevo fatto ne avevo messi 4, quindi 1, 2, 3 e 4, ok? Giusto da metterli qui nell'incavo del cuore e uno proprio in punta dove poi ho messo il cappietto, sempre con questo nastrino. Quindi ne rifaccio di nuovo 4 perché li voglio di nuovo rimettere negli stessi punti dove li avevo messi già con questo, ok? Allora, come potete vedere mi sono preparata già la roba, cioè ho messo già il cartone sul tavolo perché sono pasticcione, quindi preferisco coprire, ok? Quindi ho preparato, vedete, i miei cuoricini al contrario, quindi li dobbiamo mettere e iniziamo con quello più grande, poi andremo a mettere quello medio. Come più o meno distanza tra uno e l'altro, io conto qua il centro, praticamente il primo giro che avevamo fatto, lasciare, allora, dal primo giro che abbiamo fatto, questa qua che era l'andata e poi così il ritorno, quindi il secondo giro praticamente è più o meno il secondo giro, vedete, che vada, cioè il secondo cuore vada qua più o meno all'altezza del secondo giro, ok? Qua cerchiamo di farli andare dritti, ok? Facciamo bene. E la stessa cosa anche poi per il cuore più piccolino. Qua è il giro di andata e ritorno, qua c'è il secondo giro e quindi questo più o meno così. E me lo preparo già prima in modo che poi so dove devo già andare a mettere la colla, così come anche i fiocchetti. I fiocchetti appunto li ho già preparati tutti, me li sono già messi in fila, così ho detto so già che dal più corto, perché ho tagliato come vedete le cose del fiocchetto, le ho tagliate dal più corto al più lungo in modo da metterle già tutte in posizione, averle già tutto in posizione, ok? Quindi molto semplicemente si prenderà la colla a caldo e si va a mettere giusto un po' di colla qui per attaccare il primo cuoricino e poi un altro po' di colla qui per attaccare il secondo cuoricino. Io poi faccio anche un giro qua, così lo fermo anche qua sul lato, perché sennò poi ho paura che si muove troppo e quindi non mi piace, ok? Quindi metto anche un pochino qua. Parte, ok, e poi giusto due puntine qua dove ci sono i cuoricini, perché secondo me poi dopo si alzano e non sta bene, ok,
e quindi già vedete l'abbiamo attaccato dappertutto e quindi sappiamo già che è bello fermo così. Adesso andremo a mettere i fiocchetti. I fiocchetti, allora l'ultimo, cioè il primo sarebbe poi qua, ho lasciato una strisciolina di nastro più o meno di 15 centimetri da dover mettere poi qua, quindi il primo fiocchetto che va qua lo mettiamo poi per ultimo, quindi inizieremo a mettere subito il secondo. Quindi mettiamo un pochino di colla qui al centro. Ok, prendiamo il nostro fiocchetto e lo andiamo a mettere sopra. Facciamo così anche per gli altri due. E come potete vedere, ok, già i fiocchetti sono anche attaccati. Adesso poi io mi sono divisa lì il filo di tutte le palline, ok, mi aiuto con la pinza, questa qua, per prendere la pallina, vedete, poi ci vado a mettere un pochino di colla sopra e la vado ad attaccare praticamente dove voglio. Quindi adesso le palline ce le possiamo attaccare un po' dove vogliamo, dove più preferiamo. Invece ci metto un po' di colla e le vado ad attaccare. Allora ho messo un pochino di palline, come potete vedere. Adesso per mettere il cappiettino, ok, allora ho fatto praticamente una parte dritta e l'altra parte storta, in modo che piegandolo vado a far combaciare, vedete, le due parti, ok. Quindi vado a mettere un pochino di colla qui all'inizio e ci vado a mettere qua il cappietto, poi colla in mezzo in modo che la tiene chiusa, ok, e poi ancora un pochino di colla qua per andare a metterci il fiocchetto. Ecco qua, vedete? Quindi ho messo il fiocchetto e il cappietto, ok, così dietro vedete rimane tutto bello pulito, che non si vede niente, ed è tutto qui nel davanti. Adesso per carità ci sono tutti i fili della colla a caldo, però questi non vi dovete preoccupare perché basta tagliarli con la forbice, vedete, e vengono tutti via, in modo che rimane tutto un lavoro ben pulito e ben sistemato. Ok, e come appunto vi ho detto, io adesso ci ho messo solo le palline, voi potete metterci anche altro, appunto tipo altri fiocchetti, tipo stelline, le faccine di Babbo Natale, anche le mie faccine, se la fate bella grande, le faccine di Babbo Natale, che adesso poi vi lascerò il video anche qua sopra, perché no, potete andarle a inserire anche sull'alberello, questo qua sul fuoriporta, perché comunque appunto se viene bello grande potete fare appunto anche una cosa un po' più diversa mettendoci anche la faccina di Babbo Natale. Quindi appunto io magari anche vi do al prossimo
video che faccio sempre dei fuori porta, vi do anche già un'idea di come poterla fare, ok? Così almeno prendete spunto poi. Quindi se io vi ricordo che se il video vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video e lasciate anche un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!